Salve gente, io sono Luca e in questo fantastico episodio volevo parlare del modo di dire fare il passo più lungo della gamba. Questo modo di dire piuttosto semplice da spiegare, fondamentalmente significa fare qualcosa che non ci possiamo permettere, fare qualcosa che va al di là delle nostre possibilità. Di solito chi fa il passo più lungo della gamba lo fa perché agisce in modo avventato, quindi senza valutare attentamente la propria condizione, quindi fa qualcosa che in realtà non potrebbe permettersi. Per esempio, facciamo finta che ci sia una persona che ha un lavoro normale, uno stipendio normale, e questa persona decide di comprarsi una Ferrari. Per comprare la Ferrari questa persona stipula un contratto di finanziamento, quindi pagherà la macchina a rate, ogni mese pagherà una rata. Il problema è che ben presto questa persona si rende conto che in realtà spende più di quello che guadagna. Quindi possiamo dire che questa persona ha fatto il passo più lungo della gamba, cioè ha fatto qualcosa che in realtà non si poteva permettere, qualcosa che andava oltre le sue possibilità. Lo stesso discorso si può fare, ad esempio, se una persona decide di comprarsi una casa piuttosto lussuosa, una casa grande, che in realtà non può permettersi e quindi si ritrova ogni mese a spendere di più di quanto guadagna. Ecco, anche in questo caso possiamo dire che la persona ha fatto il passo più lungo della gamba. Molto spesso questo modo di dire lo troviamo in esortazioni, ovvero quando qualcuno invita qualcun altro a valutare attentamente la propria condizione, evitare di fare cose avventate, cioè cose fatte senza ragionarci sopra attentamente. Ecco, in questi casi possiamo dire alla persona di non fare il passo più lungo della gamba. Probabilmente vi starete chiedendo perché si dica fare il passo più lungo della gamba. La parola passo la conoscete, la parola gamba la conoscete. In questo caso la parola passo si riferisce alla distanza tra i due piedi. Quando camminiamo la distanza è data dalla lunghezza delle nostre gambe, quindi il nostro passo dipende dalla lunghezza delle nostre gambe. Se noi allunghiamo di più la gamba rischiamo di cadere. Se noi facciamo un passo più lungo facciamo qualcosa di rischioso, perché di norma il nostro passo è così, noi facciamo un passo più lungo, quindi rischiamo di sbilanciarci, di cadere per terra, eccetera, eccetera. Ecco perché si dice fare il passo più lungo della gamba. In questo caso la gamba sarebbe metaforicamente le nostre possibilità, il passo sarebbe il gesto che compiamo, un gesto che va oltre le nostre possibilità, oltre quello che possiamo permetterci. Spero che sia tutto chiaro e vi saluto.